Buongiorno a tutti gente, di nuovo bentornati. La ricetta che vedete oggi è in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Talento di Roma. Già ve l'ho presentata in passato con altre ricette e appunto questa si occuperà di una ricetta molto particolare. Per il Talento di Roma vi voglio dire che è un'associazione culturale che si occupa di far conoscere usi e costumi romani, ma non solo. Le visite ai monumenti quelli più importanti fino agli angolini più nascosti, oppure incontri letterari, insomma di tutto e di più. Vi lascio qui sotto il loro link in descrizione sia di Facebook che del sito. Veniamo ora alla ricetta di oggi. È una ricetta molto particolare e dal titolo che avete visto non è un fake, ma veramente questa è l'unica ricetta che oggi trovate su YouTube. Stiamo parlando del garofolato di manzo. Questa ricetta è l'unica ricetta nobile che ci è stata tramandata dal passato. Dico nobile perché si basa su due ingredienti fondamentali. Il primo è la taglio della carne, che non è il classico quinto quarto che si usa normalmente nella cucina popolare romana, ma parliamo di un muscolo pregiato del quarto posteriore del bovino. Il secondo è dato dai chiodi di garofano, che in passato erano una spezia carissima. Questa è una ricetta antichissima. La prima stesura la porta Bartolomeo Scappi in un trattato della metà del 500, però non si fa menzione del pomodoro perché allora non era ancora uso comune. La prima ricetta invece, così come è stata tramandata, risale alla fine del 1700 sul libro L'Apicio moderno di Francesco Leonardi. Inoltre questo piatto viene anche declamato dal poeta romano Augusto Iandolo. Oh fettuccine all'uovo benedette, fatte col sugo del garofolato, che è una delizia poi magnassi a fette. Questo era veramente un piatto da ricchi, perché intanto il muscolo che si utilizzava era o girello o il piccione, e come dicevo prima è un taglio del quarto posteriore del bovino. Secondo, i chiodi di garofano. Il garofolato viene chiamato così proprio perché a suo tempo i romani chiamavano i chiodi di garofano garofali, quindi il forte utilizzo di questa spezia dava il nome anche al piatto. La ricetta poi negli anni ha avuto qualche piccolo rimaneggiamento. Quella che vi presento oggi è quella data da Ada Boni nella sua Cucina romana, il libro che ha fatto nel 1929. Però basta con questo preambolo perché altrimenti vi annoio. Quindi adesso noi ci vediamo gli ingredienti della ricetta, che come vedrete poi non è così complicata, e alla fine del video giusto qualche piccolo suggerimento. Ci vediamo dopo. Allora, adesso andremo a tagliare il nostro lardo, però lo dobbiamo pulire prima, togliendo la parte superiore dove c'è il pepe e la parte inferiore dove c'è la codica. Ora lo andremo a tagliare a bastoncini così, abbastanza stretti. Questi ci serviranno per fare due cose: per lardellare la carne e poi per farla soffriggere sul fondo di cottura. Allora, prendiamo due spicchi taglio, gli togliamo l'anima interna, che è quella meno digeribile. Lo andremo a tritare molto finemente. Allora, dopo aver messo il nostro aglio all'interno di una ciotola, andiamo ad aggiungere il sale, il pepe tritato e la maggiorana. Io ho solo quella essiccata, però se voi ce l'avete fresca ancora meglio. Mescoliamo gli odori e ci andiamo a mettere le nostre listarelle di lardo e le faremo insaporire in questa maniera, perché poi dopo le andremo a lardellare la carne. Allora, ecco qui il nostro pezzo di carne. Questo è il piccione o controgirello. Altrimenti sempre per fare questa ricetta si utilizza il girello. Nell'antichità si utilizzava il bue, quindi il castrato, e aveva una carne molto più saporita. Però soprattutto nel centro-sud è difficile trovare tagli di bue, quindi io ho preso quello di vitellone. Adesso lo andremo, come si dice a Roma, a impilottare, cioè sta a significare a lardellare. Quindi con un coltello abbastanza sottile, e questo è quello che io utilizzo per sfilettare il pesce, facciamo delle incisioni in questa maniera e poi andremo a inserire dentro il nostro lardo ripassato con gli odori che abbiamo visto prima. Ecco qua. Questo è quello che si diceva appunto a Roma impilottare, cioè lardellare.
poi alla fine veniva chiuso con un chiodo di garofano. Ora io di chiodi di garofano non ne utilizzerò tanti, intanto perché la carne di oggi non è come quella di 200 anni fa, che non avendo i frigoriferi andava frullata tanto e sapeva un po' cattiva, tra virgolette, e quindi veniva coperta con gli odori, con le spezie. Io quindi ne metterò pochi. Con questo abbiamo terminato la impilottatura o l'ardellatura della nostra carne. Allora, adesso cominceremo la cottura. Mettiamo un pochino d'olio e il resto del lardo che ci è avanzato e lo facciamo sciogliere dolcemente. Allora, adesso andremo a mettere la nostra carne e la faremo rosolare per bene sigillando la carne a fuoco un pochino vivace. Quando girate la carne, mi raccomando, fatelo o con 2 cucchiai o con delle pinze con la punta arrotondata, altrimenti se andrete a bucare la carne poi usciranno tutti i succhi. Allora, una volta rosolata bene la carne, la togliamo un attimo dal fuoco, abbassiamo la fiamma e andiamo a mettere le verdure, ovvero sedano, carota e cipolla, uno spicchio d'aglio, e mettiamo anche un goccio d'acqua per farla stufare. La faremo stufare per circa 5 minuti. Allora, ci siamo, abbiamo alzato leggermente il fuoco, adesso facciamo spazio e rimettiamo dentro la carne. E ora andremo a bagnare con del vino rosso. Io utilizzo un cesanese, visto che stiamo parlando di una ricetta laziale, anzi romana, utilizzo un vino laziale. Ecco qua, e adesso lasciamo evaporare. Ora il vino è evaporato, adesso andremo a mettere il pomodoro. Io utilizzerò la passata, se voi volete potete utilizzare anche i pelati, quello che desiderate. Come vedete ce n'è bisogno di tanta, però non bisogna coprire completamente con il pomodoro. Dopo il pomodoro andremo a mettere l'acqua calda e lo andremo a coprire. Ecco qua. Adesso lo copriamo completamente e lo lasciamo cuocere per almeno 2 ore. E adesso lasciamo riposare la carne così all'interno del suo sugo. Allora, la carne si è raffreddata, adesso la tireremo fuori dal sugo perché si è bella riposata e la metteremo sul tagliere e poi la andremo a fettare. Mentre invece il sugo lo andremo a ritirare e poi a passare, anche perché in passato quando si faceva questo piatto di sugo ne rimaneva sempre un po' perché ci si condivano le fettuccine. Allora, sto facendo ritirare il sugo, vado a sentire pure com'è. Altro che fettuccine, qui fettuccine, gnocchi, tagliatelle, pure il ragù per le lasagne esce fuori. Il sugo, no il sugo, era il ragù. Allora io ho preso una pentola, ho comprato quello che viene chiamato un chinoise e lo vado a passare qui, però lo potete passare anche con un passino, come volete. Non vi consiglio invece il passaverdura perché poi se andate a tritare non solo le verdure ma anche i chiodi di garofano rimangono dentro così come lo spicchio d'aglio e lì poi abbiamo rovinato tutto. Quindi passatelo solo con il passino e quello che avanza viene buttato, anche perché le verdure e il lardo sono ben sfruttati. Quando dovete appunto passare, aiutatevi. Io qua ho il pestello che è dato insieme allo chinoise, ma voi potete farlo ecco, con un mestolo, con una paletta, con un cucchiaio, schiacciate bene facendo passare i rami di fuori, ma non raggiungeranno invece i residui che ci rimarranno dentro, ok? Ecco qua, vedete? Faccio così, così tiro fuori tutti i succhi che vanno a finire nel sugo, ma non il resto.
andiamo a mettere sul fondo un pochino di sugo, sfruttando chiaramente la pentola con cui avevamo cotto prima la carne, così evitiamo di sporcare altre pentole, se no mia moglie mi uccide. Ecco fatto. Ci andiamo a mettere la carne. Un altro pochino di sugo sopra. E andiamo a accendere e riscaldiamo. Ragazzi miei, che profumo meraviglioso, guardate che meraviglia! Ed eccoci qua, ve lo potete accompagnare con le verdure che volete. Quando sono andato a ricercare questa ricetta non ne ho trovata su YouTube, però veniva catalogato come umido di manzo, il che in realtà non sarebbe sbagliato. Il fatto è che l'umido di manzo classico viene fatto con la spalla di bovino e non con il quarto posteriore e comunque viene fatto a pezzetti, mentre invece questo viene cotto come se fosse un arrosto. Comunque, come avete visto, la ricetta è venuta benissimo e la carne veramente si tagliava che era un burro. Non solo, ma con il sugo generalmente si condivano anche i vari tipi di pasta, che potevano essere fettuccine o gli gnocchi. E io l'ho fatto e vi posso assicurare che sono qualcosa di spettacolare. Altra cosa strana di questa ricetta è che io non sono riuscito mai a trovarla in qualsiasi trattoria romana in cui sono stato. Non solo, ma io fino a qualche anno fa non sapevo neanche l'esistenza di questa ricetta. L'ho trovata grazie a 2 libri, ma soprattutto uno che mi è stato regalato dal mio carissimo amico Danilo, ed è questo. Poi io ho comprato anche un altro libro perché mi serviva di vedere altre ricette e l'ho trovato anche qui. E quello che non capisco è perché non viene fatta, visto che comunque sia non è così complicata, anzi per certi versi è più semplice della coda alla vaccinara. Bene, io spero che la ricetta vi sia piaciuta e se la provate vi posso assicurare che sarà un grande piatto. Tra parentesi, questo per come la vedo io è il classico piatto della domenica, ovvero si prepara il giorno prima, si fa riposare, il giorno dopo si riscalda ed è perfetto. Allora io grazie, mi fermo qui, ci vediamo alla prossima ricetta e come al solito vi auguro una buonissima giornata. Bacioni!